Ciao ragazzi e bentornati con i miei consueti video. Oggi faccio uscire un video di analisi del brano, quindi vado ad esaminare una canzone molto conosciuta. La canzone in questione è Il cielo in una stanza di Gino Paoli, quindi canzone assolutamente conosciutissima. Cosa c'è da dire su questa canzone? Questa è una canzone abbastanza lenta, quindi vedremo che va fatta con un tempo molto lento, diciamo, e romantico barra nostalgico, quindi deve essere una canzone fatta proprio molto piano. Vedremo anche i bassi, che il basso va tenuto giù a sinistra. Per quanto riguarda la destra invece è una canzone assai facile, quindi vedrete che non è per niente difficile, la si può fare benissimo anche con un livello, diciamo, iniziale di fisarmonica. Andiamo allora presto a vedere come si fa questa canzone, quindi prima andrò a farvela sentire io con la fisarmonica, dopodiché vedremo la fisarmonica ravvicinata con l'analisi di questo brano. Molto bene, allora vediamo come si fa, quindi nel dettaglio come fare questa canzone. Abbiamo detto che è molto semplice. Iniziamo dal tempo, quindi come vedete abbiamo una C barrata. Cosa significa la C barrata? Significa tempo mezzo comune, quindi il tempo comune è quello con la C, il mezzo comune o comunque tempo tagliato è quello con la mezza C. La C ricordo che significa 4 quarti, in questo caso abbiamo due mezzi, quindi dobbiamo rispettare i due tempi. Quindi per capirci, per chi magari non conosce bene i due mezzi, abbiamo come per tutti gli altri ritmi le suddivisioni, quindi al numeratore abbiamo un 2 che sta a significare che abbiamo due tempi, quindi dobbiamo concepirla come una canzone di due tempi in due tempi, quindi due tempi per ogni misura. E il 2 del denominatore invece sta ad indicare che abbiamo tutto, tutto minime che dettano questo brano. Di conseguenza ogni tempo è dato da un mezzo, quindi da una minima. Infatti possiamo vedere che per ogni battuta ci sono due minime o comunque una minima e due semiminime, con un totale di 4 se dobbiamo fare il calcolo totale. Abbiamo un calcolo di 4 quarti, infatti il 2 mezzi possiede sempre lo stesso contenuto del 4 quarti, quindi arriviamo sempre a 4 quarti anche nel caso dei 2 mezzi. L'unica cosa è che rispetto a 4 quarti abbiamo due tempi invece che 4, quindi in questo caso, iniziando con le prime battute, abbiamo, abbiamo un tempo sulla prima,
poi un altro tempo, poi nuovamente abbiamo 1, 2, 1, 2, quindi dobbiamo sempre contare fino a 2. Troverete molti spartiti in 4 quarti di questa canzone perché ovviamente molti la concepiscono anche con 4 tempi, diciamo che è simile. Io preferisco stare su quella ufficiale che ho visto che ha un tempo tagliato. Andiamo adesso a capire un po' come iniziare con questa canzone. Come vedete le diteggiature sono semplici perché abbiamo sempre la mano ferma, abbiamo solo un arpeggio da fare, quindi abbiamo questo che parte dall'1, abbiamo quindi un passaggio del pollice da stare attenti, e abbiamo Fa, La, Do e poi Re, Mi, Fa. Ecco, poi la canzone si ripete comunque, dobbiamo tornare col passaggio del pollice con il 4 sul Do, poi nuovamente l'arpeggio. Ecco, quindi a parte la mano destra cosa possiamo dire a livello anche di sinistra? Possiamo dire che almeno io su questo spartito, dato che non c'è il pentagramma della sinistra, ci sono solo le didascalie degli accordi da fare, ho preferito un accompagnamento con basso e 3 accordi, quindi basso, accordo, accordo, accordo. Quindi abbiamo primo, basso e accordo sul primo tempo e poi gli altri 2 accordi sul secondo tempo. Per capirci, quindi abbiamo così. Quindi vedete che abbiamo basso, accordo, 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 basso, accordo, accordo, accordo. Una cosa che voglio precisare è che in questa canzone il basso va tenuto giù, quindi non è solo basso e accordo, 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 ma il basso va fatto lungo, quindi non è così. Sentite che è molto più povera, tra virgolette, la canzone proprio perché manca il basso lungo. A me piace un sacco il basso lungo in questa canzone proprio perché poi ognuno si può sbizzarrire dal momento che non è una canzone pensata per fisarmonica, e a me piace un sacco il basso lungo perché enfatizza molto la canzone, quindi sicuramente dà tutto un altro effetto. Ecco, allora, quali sono gli accordi a sinistra? Sono facili, non nel senso che sono facili da fare, ma nel senso che si ripetono anche loro. Ogni 4 battute ripetiamo sempre gli stessi accordi. Quindi abbiamo il giro di Do, La minore, Fa maggiore, Sol settima. Poi nuovamente Do maggiore, La minore, Fa maggiore, Sol settima. Sempre questi abbiamo. Un po' il difficile è passare dal La minore al Fa maggiore proprio perché c'è questo salto a sinistra dal La minore al Fa maggiore. Ricorda un po' i salti che avevamo nella tecnica moderna per chi ha seguito i miei corsi, che vedevano sempre un salto dal Fa maggiore al Mi minore, dal Mi minore al Fa maggiore. Quindi è un salto abbastanza simile. Una volta imparato questo salto si può andare via abbastanza veloci. Ricordiamoci di cambiare sempre ogni battuta, quindi a sinistra di cambiare l'accordo, dal momento che si trova sempre ogni battuta a cambiare un accordo diverso, ecco, però abbiamo sempre lo stesso giro di accordi. Un'altra cosa che volevo dire è il mantice va tenuto ogni 2 battute, quindi abbiamo questa parte iniziale, Do, La minore, poi invertiamo il mantice, Fa maggiore, e poi Sol settima, andando a chiudere del tutto il mantice. Sarà sempre tutta così la canzone, quindi su questi 4 accordi dobbiamo sempre vedere Do e La minore in apertura e Fa maggiore e Sol settima in chiusura, in modo da non avere problemi di mantice. Poi andiamo a vedere allora la seconda parte. La seconda parte è facile perché dopo aver fatto l'arpeggio
abbiamo questo nuovamente Do maggiore, la mano rimane ferma. Ecco, poi se sentite qualche abbellimento è semplicemente qualche notina messa prima, voi la potete fare anche normalmente. Comunque, se volete proprio fare un abbellimento, basta aggiungere un paio di note prima della nota, quindi invece che fare, potete fare. Chiaro che bisogna avere anche un po' il quarto e il quinto dito abbastanza agili per poterlo fare. Lascio a voi insomma la scelta di farlo o meno. Io continuo comunque con il tutorial normalmente seguendo lo spartito. Abbiamo quindi questo secondo pezzo. Attenzione alla pausa. La pausa dovete vederla come un punto dove solo fare il cambio dell'accordo in Fa maggiore. Quindi abbiamo Do e La minore. Ecco, qui prima bisogna improntare il Fa e poi, quindi questo dito medio, questo terzo dito va sul primo accordo, non sul basso. Il basso va a vuoto, va suonato solo il basso. Ecco, adesso ho sbagliato i bassi, comunque non importa. Ecco, l'importante è che vi ricordiate questa pausa col basso a vuoto. Poi si ripete. Ecco, adesso si ripete il primo pezzo, quindi tutto come prima. Se notate nella mia esecuzione ho anche ritardato un po' qualche nota. Questo lo potete fare quando siete sicuri al 100% di tutta la canzone, che l'avete fatta molte volte, che quindi la sapete fare proprio ad occhi chiusi. A quel punto potete sbizzarrirvi come volete. Potete fare qualche nota ritardata, quindi invece che così, invece che statica come è scritta, potete fare una roba di questo tipo. Ecco, quindi allungare questo La e fare più veloci il Si, Do, La. Questa sta a libera interpretazione. Questa canzone è anche molto bella proprio perché è lenta, ci si può giocare molto sopra. Ok, ultima cosa da dire, se non mi sono dimenticato qualcosa, allora vediamo, il mantice l'ho detto, il tempo l'ho detto, e la destra la stiamo vedendo, la sinistra l'abbiamo capita. L'ultima cosa che ho fatto nell'esecuzione è stato cambiare registro. Ecco, una cosa che non ho detto, il registro, io sto usando un registro brillante. E ci sono anche registri un po' più secchi come questo. È molto carino anche questo. Consiglio, se c'è un registro leggero, quindi un registro sull'ottava normale, lo potete fare sulla prima ottava della tastiera. Se invece usate un registro più pesante come un master, che è molto più, insomma, pesantino, basso, grave come registro, vi consiglio di farla sulla parte alta, quindi esattamente qui. Perché altrimenti vi ritrovate ad avere una canzone un po' troppo pesante. Comunque anche qui è molto a libera interpretazione, ecco. E nella mia esecuzione ho cambiato registro, ho messo un registro più cupo, però l'ho fatto sull'ottava alta, quindi così. Ecco, adesso faccio un po' fatica perché devo alzare la fisarmonica. Comunque, con questo registro vi assicurate di poter dare un tono di cambiamento alla canzone e quindi andare a fare ovviamente sull'ottava alta, altrimenti viene troppo cupo. Comunque anche sull'ottava bassa, insomma, non è male perché è un registro abbastanza con una sola voce, diciamo, non ha troppe voci assieme come può essere questo. Questo è molto pesante come registro.
Allora, penso di aver detto tutto. Il finale abbiamo una cosa abbastanza semplice, quindi abbiamo solo 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Fa maggiore, sol settima. Allora, vedete che c'è un rallentando alla fine, quindi serve proprio a far capire che bisogna rallentare la canzone e potete aggiungerci un accordo di Do, ad esempio invece che fare la nota singola, potete partire con la nota singola, quindi di Do, e poi aggiungere Mi e Sol. Io addirittura sul Sol settima, sul Si, questo è un Si, ho aggiunto anche Fa e Sol per renderlo... Ecco, poi in realtà fatto così sembra anche un po' un finale più allegro che triste, quindi io consiglierei solo, non come ho fatto io nell'esecuzione, ma solo con l'accordo finale di Do. Ecco, allora abbiamo fatto anche questa analisi, procediamo verso la fine del video e poi ci vedremo alla prossima analisi del brano. Bene, allora anche con il video di oggi era davvero tutto. Spero vi sia piaciuta questa mia analisi di questa canzone molto famosa, Il cielo in una stanza. Noi ci vediamo come sempre nel mio prossimo video. A questo punto vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima.